Ciao a tutti. Allora, diamo una veloce scorsa alle novità della mia versione 8.0 e cercherò di dirvi in 10 minuti tutto quello che serve. Ok, allora cominciamo spediti. Dalla pagina home, ma non solo, si possono raggiungere tutte le molte guide disponibili. Le guide disponibili sono sia in formato testuale, le potete raggiungere anche con ricerca dell'argomento attraverso il pulsantino col punto interrogativo rosso, e qui potrete accedere ai vari titoli, ai vari argomenti disponibili, anche ricercare parole chiave tipo Bluetooth o microfono, eccetera, eccetera. Poi ovviamente c'è il video relativo alla pagina home stessa, nella quale potete trovare tutte queste spiegazioni di come raggiungere video e documentazioni. C'è l'iconcina dello YouTube che vi consente di raggiungere la mia pagina YouTube, dove sono presenti più di 30 video, notate bene, sottotitolati in 7 lingue diverse, un lavoro immenso. E poi ovviamente il 10 minuti punta a questo stesso video che state visionando adesso, nel quale cerco di darvi velocemente tutte le informazioni più importanti relative alla mia app, per poterla padroneggiare nel più breve tempo possibile. Benissimo, procediamo. Bene, ecco, questo qui è il wizard. Il wizard è sicuramente la più grossa novità della versione 8, vi consentirà di facilitare un po' tutte le operazioni che una volta molti vedevano complesse, attraverso le quali inizializzare la mia app, tra cui anche alcune decisamente complesse, come per esempio l'avviso di chiamata da Android 9 in su, che è piuttosto complesso, ma che in queste vi permette di automatizzarlo completamente, di eseguirlo in pochi passi. Ecco, incontrerete i vari passi nei quali si comincerà con l'abilitazione all'accesso alla notifica, ovviamente è necessario per un lettore di notifiche, poi i permessi telefono necessari appunto per avvisare chi vi sta chiamando partendo dal numero di telefono che viene letto, la lingua chiaramente da utilizzarsi come text to speech, più tutte le prove che il text to speech stia funzionando correttamente. Il text to speech è molto importante, è il motore di sintesi vocale che è già preinstallato sul vostro telefono, può essere Google, può essere Samsung Voice, è ovviamente prima da tarare a verificare che funzioni bene, e questa prima, diciamo, passo di verifica vi consente di farlo. Dopodiché l'impostazione dei permessi microfono è molto importante qualora vogliate rispondere a voce, è necessario passare attraverso il microfono. La verifica del microfono quindi vi permette di verificare che effettivamente i vostri comandi vocali siano compresi. Il Bluetooth check che vi permette di verificare rapidamente se riuscite a connettervi ai vari dispositivi Bluetooth che potete avere, e in particolare vi consente di switchare fra un dispositivo di tipo multimediale, può essere con cuffiette da running, oppure l'autoradio, chiaramente. Ecco, che sono due modi diversi di comunicare Bluetooth, uno in modalità multimedia, l'altro in modalità emulazione di chiamata telefonica. Dopodiché vi permette per esempio di testare rapidamente lo scuote per silenziare, quindi la possibilità di silenziare al volo nel caso che ci sia un momento un po' di imbarazzo, nel quale non vi aspettate che vi arrivi una notifica e questa comincia a essere vocalizzata di fronte a tutti, un bello scossone, e se l'avete chiaramente abilitato, col livello di sensibilità che decidete voi, ed ecco lì, lo potete anche provare in diretta da questa pagina, ed ecco lì che vi siete levati l'imbarazzo. Benissimo, poi una pagina molto importante, i messaggi vocali di WhatsApp, sempre più difficile, in particolare da Android 10 in su, attivarli. Adesso c'è anche la novità che mi pare che Samsung impedisca ulteriormente questo accesso, vedremo, speriamo bene, perché ogni volta è una follia sempre maggiore. Comunque mi sono inventato le cose sempre più incredibili per riuscire ad accedere ai messaggi vocali di WhatsApp che si trovino a diretto in privato di WhatsApp, quindi i problemi ci sono, specialmente dalla follia di Android 10 in su, dove non viene più consentito di accedere diretto di altre app. Ragioni di privacy, va bene, d'accordo, ma non esageriamo. L'avviso di chiamata, ecco qua è importante ad Android 9 in su, quando Google ha levato i permessi di leggere chi sta chiamando, e io mi sono dovuto inventare un workaround incredibile, difficile da implementare, difficile anche da impostare, ma qui vi permetto di fare tutto in maniera automatica. Ci pensa praticamente la mia app a farla, vi chiede solo di fare una chiamata, di scegliere qual è l'app che ha mandato l'informazione corretta, e a quel punto basta, ha fatto tutto lei. Bene, a quel punto avete inizializzato la mia app almeno nei punti principali, quelli fondamentali.
Il malefico risparmio batteria. Ecco, dovete sapere che Android 6 in poi, e poi follia sempre di più, specialmente sugli smartphone cinesi, se appare questo errore qua in particolare, vi avverte che non avete rimosso la mia app dalle malefiche procedure di risparmio batteria che sono sul vostro smartphone. Dovete assolutamente provvedere a farlo, altrimenti la mia app sarà puntualmente uccisa da Android, smetterà di funzionare in background. Quindi poi non venitevi a lamentare che la mia app, quando dopo un po' che si spegne lo schermo, non funziona più. È normale se non avete levato tutte le incredibili magherie che ci sono, specialmente sugli smartphone cinesi, per abbattere un'app quando è presumibile che non la stiate usando. La mia è un'app che deve funzionare 24 ore su 24, vi deve avvisare in ogni momento se c'è una notifica che interessa. Quindi dovete rimuovere tutti i risparmi di batteria, dovete impostare tutti i possibili avvii automatici, eccetera, eccetera, eccetera. C'è un video apposta che vi spiega tutto, il mio video 1A, per favore consultatelo. Ok, andiamo avanti. Tempesta Android 10 Plus, 10 e 11, in particolare l'11, un vero delirio. Si sono inventati delle cose terrificanti, accesso ristretto ai file come vi dicevo, ormai diventa impossibile praticamente accedere ai file stessi delle configurazioni che avevo messo in una directory, ovviamente non cancellabile, e adesso questo non è più consentito, deve essere tutto in una directory privata, locale, dell'app, che quindi viene cancellata l'installazione, perdete tutto. Mi sono inventato tutta una serie, diciamo, di azioni per recuperare i file di configurazione dalla directory pubblica, metterli in quella locale e poi consentire anche il ritorno indietro. Ecco, li vedete tutti qua, questi passaggi. Adesso è possibile da salva e ricarica la configurazione, c'è una nuova opzione che si chiama recupera una vecchia configurazione, qui è possibile prima selezionare la directory che intendete recuperare. Poi potete recuperare la configurazione precedente da Android con.pelix Notify 2, che è la mia rete originaria pubblica, e poi eventualmente, dopo che avete fatto qualche modifica, anche ribackuppare di nuovo in Android con Pelix Notify 2 la configurazione che avete modificato localmente. Quindi, teoricamente è possibile fare tutto. Adesso però ho ricevuto una brutta notizia da uno di voi che Samsung ha sbarrato anche questa possibilità. Cioè non basta Google a rompere i cosiddetti, ora ci si mette anche Samsung. Ragazzi, io i miracoli non li posso fare, ho già fatto troppo, dove proprio non si può più andare oltre, io mi fermo. Andiamo avanti, sono molto scoraggiato. Ecco, note vocali di WhatsApp, stesso identico problema, non si può più accedere ovviamente a una directory privata di WhatsApp, i messaggi vocali, le note vocali chiaramente sono lì. Laddove è consentito, io chiaramente è consentito all'utente andare a scegliere una directory da leggere fino a che sarà consentito, però su Samsung non si possa già più fare. Laddove è consentito potete andare a cercare la directory dove si trovano le note vocali di WhatsApp, che sono normalmente in WhatsApp Media, WhatsApp Voice Note, oppure eccezionalmente in Android Media com.whatsapp, WhatsApp Media, WhatsApp Voice Notes. Va bene, una volta che l'avete individuata potete consentire, diciamo, l'accesso a questa directory e voi come utente a questo momento in poi potrete accedere, la mia app potrà accedervi e vocalizzarvi anche le note vocali di WhatsApp. Quindi questo miracolo non posso fare. Andiamo avanti, ecco una veloce illustrazione adesso delle caratteristiche principali dal, dal menu, diciamo, della modalità principiante. Ecco qui vedete, prima è la abilita disabilita, che potete poi fare anche dal widget, ecco qua. Poi sempre in modalità principante la scelta della lingua, che fate nella sezione chiaramente lingua, e le impostazioni di sintesi vocale, dalle quali potete, diciamo, scegliere la velocità, il tono, eccetera, eccetera. Ecco, poi sempre in modalità principante poi c'è la sezione nella quale scegliete, diciamo, le app che volete che vi vengano notificate. Ecco, quando scegliete un'app viene anche questo, se volete che venga predisposta, questa app venga predisposta per la conferma di lettura e risposta diretta. Si tratta di un'app che interagisce tipo WhatsApp, Telegram, alla quale volete rispondere a chi vi chiama, è bene che diciate di sì, quando si tratta di app calendario che solo implica ricevere informazioni, ovviamente no.
Ok, quindi qui, nel caso che abbiate risposto di sì, ecco qui che diventerà verde il circolino, diciamo, di interazione, di predisposizione all'interazione. Dopodiché poi c'è la sezione, diciamo, Bluetooth, ecco subito qui sotto, ecco, ups, troppo, ecco qua, sezione Bluetooth, eccola qua. Bene, nella sezione Bluetooth potete scegliere la modalità di facimento Bluetooth sulla base del dispositivo da interfacciare. In caso che si tratti di cuffiette BT multimediali, quelle tipiche da running nel quale ascoltate musica, selezionate la prima opzione. Nel caso abbiate a che fare con un autoradio o con un auricolare per sole telefonate che vengono interrotte solo da telefonate, allora vi serve la seconda modalità, quella in emulazione telefonata. Dopodiché poi abbiamo la possibilità di forzare comunque su altoparlante e telefono o di procedere in primo livello a un'autoabilitazione solo quando c'è un dispositivo Bluetooth connesso. Ecco, gli smartphone fateci assolutamente attenzione perché quelli sono sempre connessi. Ecco, quando arrivate a queste raffinatezze tipo avete anche uno smartwatch, volete solo che sia autoability solo quando collegati c'è il dispositivo, dovete assolutamente passare in modalità advanced, dove la scelta non è più univoca, ma vi permette di selezionare device per device le azioni che volete. Se volete per esempio abilitare solo quando vi collegate a certi dispositivi, solo l'autoradio, solo una cuffietta, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte queste possibilità le avete solo se passate in modalità advanced, chiaramente. E questa è la parte, diciamo, semplice, automatica, veloce. Bene, ecco, poi c'è una pletora di possibilità, diciamo, di modalità operative diversificate, operative speciali, eccetera, eccetera, e in modalità advanced ne avete una ventina di più. Ecco, qui ci sono solo le principali che vengono qua velocemente illustrate. E poi c'è la sezione comandi vocali dove potete procedere ad abilitare la conferma di lettura e la risposta diretta vocale, cioè quindi specificare i comandi vocali e modalità di interazione, diciamo, con le varie app, quindi poter rispondere vocalmente, così via, lo vediamo dopo. Ok, allora adesso, ecco, il widget, va bene, il widget è l'ultima opzione in fondo, la vedete qui, ecco qua, ecco, e dal quale potete ovviamente aprire il widget, potete personalizzarlo tasto per tasto in base alle dimensioni che desiderate. Bene, procediamo. Ecco, la modalità, abbiamo detto, conferma di lettura e risposta diretta. Potete ovviamente impostarla, come vi ho detto prima, dalla sezione comandi vocali, modalità principianti, modalità advanced, avete molte possibilità in più, da qui vi invito a vederle poi nei video appositi, e una veloce demo, diciamo, conferma di lettura e risposta diretta per vedere quanto è potente, potete averla selezionando il video 3F1A. Ecco, conferma di lettura e risposta diretta, è importante capire che ci possono essere tutta una serie di difficoltà nella comprensione da parte del vostro smartphone di ciò che dite. Ricordate che non è la mia app che capisce ciò che dite, ma l'assistente vocale che io invoco dalla mia app. Quindi se ci sono problemi nella comprensione è il vostro assistente vocale, sia su Google o qualsiasi altro. Quindi se ci sono problemi addestrate meglio l'assistente vocale oppure riconfigurate i comandi che non puoi prendere. Talvolta certo uno non ho capito, per esempio il mio non capisce bene il salta e allora ho sostituito con un esci. Andate nella sezione chiaramente della mia app dove è possibile modificare i comandi vocali e a questo punto andate a cambiarli secondo quello che il vostro smartphone capisce meglio. Ecco. Nel caso ci siano ancora problemi, escono per esempio gli errori 3 o 7, vi invito a utilizzare le modalità miste che vi spiego qui di seguito. Ecco, cosa sono le modalità miste? Siccome alcuni smartphone hanno dei grossi problemi a switchare in modalità Bluetooth e a utilizzare per esempio il microfonino, è assurdo ma è così, del vostro dispositivo Bluetooth, e invece capiscono benissimo se usate il microfono dello smartphone, e allora quindi sono dovuti inventare le modalità miste perché quando parla, diciamo, l'app vi parla attraverso le cuffiette, e quando invece ascolta attraverso il microfono dello smartphone. Quindi modalità miste, switcho da dispositivo Bluetooth a smartphone e viceversa. Non c'è altro purtroppo soluzione quando ci sono questi smartphone baffi che hanno lo software scritto male, e a quel punto lì l'unica maniera che c'è di passare l'audio
nel microfono dello smartphone che lo capisce. Ecco, questa è la modalità mista. Ci sono anche dei video apposta che ve li sono tutti, 3F1MM, che sta proprio per modalità mista, e vi spiega tutto quanto. E quando ci sono questi problemi solitamente escono fuori gli errori di riconoscimento vocale 3 o 7. Facciaci caso, attenzione e comportatevi di conseguenza. Ecco, bene, una volta adesso vi ho illustrato rapidamente la modalità principiante, vi ho detto che con le modalità diciamo più complessa, l'advanced, si riesce a fare molto ma molto di più, e qui è spiegato naturalmente il livello di complessità con la quale avrete a che fare, però è pur vero che potrete veramente configurarvi l'app come esattamente volete voi. Non lamentatevi che la modalità advanced è molto più complessa, perché così deve essere. La modalità advanced implica che studiate effettivamente quello che volete ottenere, perché vi permette di fare teoricamente qualsiasi cosa. Pensate che addirittura potete scrivere dei plugin direttamente in Java per riscrivermi completamente la mia app. Bene, ultima cosa, una piccola prece: considerate che io sono un hobbista, di lavoro faccio tutt'altro, questo per me è una passione a quale dedico fin troppo tempo effettivamente, quindi le vostre stelle mi incoraggiano a continuare, a mantenerla aggiornata e gratuita, soprattutto senza neanche mettere noiose pubblicità e tutto quanto. Quindi evitate, se c'è qualcosa che non vi va, a scrivere una brutta recensione, piuttosto scrivetemi e vedrete che sarà stato un banale errore di configurazione, oppure avete davvero trovato un bug che nessun altro mi ha trovato. Considerate che ho più di 1000 beta tester che non dico lavorano per me, ma che sono molto appassionati e seguono la mia app assiduamente e mi aiutano a identificare bug. Prima di uscire con una nuova versione pensate che ci metto dai 6 ai 9 mesi, come un bambino. Ecco. Va bene, vi ho detto tutto ragazzi, grazie di aver avuto la pazienza di ascoltarmi e buona giornata a tutti.